Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Eccoci qua con l'uscita numero 7 della mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1 a 8 edizione Hachette. Ragazzi, allora, iniziamo subito così. Io ho dato un'occhiata alle istruzioni per cercare di semplificare un po' sia il video, ma soprattutto di semplificare a voi il montaggio, rendendolo più sicuro e più semplice. Nessuna cosa, ragazzi, che adesso io vi dirò di fare è obbligatoria. Ci sono le istruzioni, sono chiarissime, in certi punti lo vedremo neanche tanto, però diciamo che in linea di massima il modello chiunque è in grado di montarlo. Cosa faccio io? Almeno per chi non mi conosce, ovviamente ragazzi, so che voi che mi conoscete già sapete con chi avete a che fare, ok? Spero che abbiate nei miei confronti, diciamo, una stima, ecco, per quanto riguarda l'impegno che metto nel cercare di aiutarvi a montare il modello, cercando di evitare danni possibili e levandovi anche un po' di insicurezze. Quindi vi dirò io cosa ho fatto. La prima cosa che vi consiglio è un po' di grasso, dell'olio, qualsiasi tipo di lubrificante, un accendino. Questo assolutamente non è obbligatorio, io vi farò vedere a cosa serve, o meglio, no, guarda, se faccio un video dicendo cosa serve un accendino perdo tutti gli iscritti. Vi farò vedere dove lo userò, ecco, così va già meglio. Poi vi farò vedere un passaggio importante e se vorrete seguirlo, seguitelo ragazzi. Andiamo per prima cosa ad aprire il nostro contenuto del fascicolo numero 7. All'interno troviamo la traversa anteriore, metallo, la traversa posteriore, metallo, la barra di torsione, plastica, due supporti antivibrazione che andranno poi successivamente montati sulla barra di torsione, due staffe di fissaggio in plastica anche esse, che terranno bloccate al telaio la barra di torsione, un tubicino in gomma che andrà poi messo sopra il serbatoio di assorbimento dei vapori benzina, e quello è in gomma. Poi abbiamo serbatoio di assorbimento vapori benzina, plastica, e il suo coperchio. Quattro serie di viti, una AM, FM, HM, e queste tre serie di viti contrassegnate con il colore nero e la M di metallo subito dietro la prima lettera indicano che vanno esclusivamente
avvitate sul metallo. Ovviamente le istruzioni lo spiegano perfettamente, però è una nota in più. E la quarta serie di viti FP, vedete? Il colore azzurro, P plastica. Queste vanno avvitate nella plastica. Perfetto ragazzi. Adesso vi dico il primo passaggio da fare. Io ovviamente per portarmi avanti ho fatto già tutto, cioè quello che vi sto dicendo a voi adesso. Mettete sempre il pezzo così come in figura, perché vi aiuta. Vedete? In questo caso abbiamo la parte argentata del disco dei freni da questa parte, noi andremo a metterlo così. Poi però cosa ci dice qui nel disegno? Che questo non si deve vedere, quindi lo andiamo a girare e facciamo così. Vedete? Perché si vedono questi nel disegno e il cerchio quindi è di qua. Allora, la prima cosa che vi dico, guardate il disegno numero 3, prendiamo la traversa anteriore che poi andremo a mettere così, la giriamo e prendiamo due viti FM. Io ve ne faccio vedere solo uno ragazzi, poi vi dirò anche gli altri passaggi e poi procederemo al montaggio. Prendiamo una vite FM, la bagniamo nel grasso una sola volta, non serve, anche se dovete crearvi 3 o 4 filetti, basta una sola volta. Prendiamo questo, quindi la traversa anteriore, e andiamo ad avvitare la nostra bella vite FM. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Va bene ragazzi? Se volete potete anche lasciarne una così, non è un problema, tanto basta guardare poi il disegno per andare a prendere l'altra, come volete voi. Oppure la svitate e la rimettete di nuovo nel sacchetto FM. Passiamo all'altra pagina senza montare niente. Me la sono studiata un po', ragazzi. Questo è il pezzo che potrebbe mandarvi in crisi, ma c'è Michele. Allora, guardate ragazzi, questa è la barra di torsione. Nel disegno in realtà non si capisce molto bene, almeno per quanto mi riguarda. Però basta leggere, ragionare e ci si arriva subito. Comunque vi dico subito cosa dovete fare. Prendete questa, guardatela bene. Questa barra può essere vista così, ovviamente, e così vedete che la curva va in su. Ecco, invece voi dovete metterla così. Per aiutarvi ancora di più, qui abbiamo dei pezzettini di plastica, vedete, dei pernetti che escono. Ecco, tenetela così. Va bene? A questo punto, questo è il disegno che vi fanno vedere. Vi dicono di prendere, andiamo a leggere un attimo, io ragazzi cerco di aiutarvi più che posso. Andiamo a prenderci i supporti antivibrazione, questi. Posiamo la barra di torsione e ci dicono, guardate bene questi supporti, che andranno poi avvitati chiaramente qua, uno qui e uno qui. Ma prima guardiamo i supporti antivibrazione. Sembrano uguali, ma non lo sono. Mettiamo a fuoco l'immagine, ecco qui. Perfetto. Qua abbiamo una parte di sezione più piccola, qui abbiamo come una specie di bicchiere. Perfetto. Dove avete questa specie di bicchiere, questo qua andrà attaccato così. Prima di fare questo, prendete una vite, andiamo a vederla, la FP, prendiamola, ovviamente per la plastica, perché è plastica,
Ne prendiamo una. Prendiamo il supporto antivibrazione, ricordatevi la parte dove c'è il bicchiere, non potete sbagliarvi. Questa. E andiamo a crearci il filetto senza olio, senza grasso, perché è plastica. Io, come vi ho detto, ho già preparato tutto prima, ma desidero farvelo vedere anche a voi. Vedete come si avvita facilmente? Adesso voi farete molto più fatica la prima volta perché dovrete crearvi il filetto e vi fermate più o meno ho smesso di parlare per mettere l'immagine a fuoco, più o meno vi fermate così, va bene? Fate la stessa cosa ovviamente a questo punto andiamo a montarci questa. Guardate ragazzi, voi ovviamente servitevi delle vostre istruzioni, però Michele cerca di aiutarvi, quindi vi semplifica le cose. Portate il perno verso l'alto, questi, vedete? 1 e 2, e andate a montarvi, dove è andato a finire? Eccolo qua. E andate a montarvi il supporto antivibrazione in questa maniera. Guardate. Quindi mettiamo le viti qua sotto, poi inquadro bene e vi spiego, ragazzi. Ricordatevi, la parte larga del bicchiere va contro la vite. Ecco qui. Tutto è molto più semplice da avvitare. Vedete? Adesso fate la stessa cosa dall'altra parte. Ok? Ricordatevi che deve essere montato, guardate, vedete? E qui abbiamo il perno di plastica. Dallo stesso lato del supporto antivibrazione dovremo avere il perno di plastica che esce. Ci vediamo dopo quando abbiamo montato anche l'altro dall'altra parte, ok? Ragazzi, a questo punto siamo arrivati qui. Meglio di così non ve lo so spiegare, ok? Guardate. Fate riferimento sempre con questo perno che deve uscire dal lato dove ci sono i due supporti. Benissimo, lo mettiamo via un attimo. Andiamo a prendere il nostro telaio, lo disponiamo sempre come in figura, quindi lo mettiamo così, e ci dicono che dovremo andare a montare 4 viti AM. Eccole qui. Ci stiamo preparando il lavoro per poter montare tutto in sicurezza senza fare fatica. Va bene ragazzi? 4 viti AM che andranno montate. Una. Si vede? Una. 2. Sto cercando di inquadrare bene. 3 e 4. Mi auguro che si sia visto. Proviamo a spostare queste. Una, 2, 3 e 4. Prendiamo la vite AM, ne prendiamo una sola e facciamo lo stesso lavoro. Bagniamo una sola volta e ci creiamo il filetto con la stessa vite. Guardate come si avvita bene, perché come vi ho già detto prima, io ho preparato già tutto. Con la stessa vite ci facciamo tutti e 4 i fori. Puliamo la vite dal grasso e la mettiamo al suo posto AM. Andiamo avanti con il disegno.
Ci dice poi che dobbiamo mettere il serbatoio di assorbimento dei vapori. Guardate sempre la figura perché vi aiuta, ragazzi. Guardate sempre la figura, non vi fidate del freno, perché il freno posso metterlo così ed è da questa parte, ma posso girarlo anche così. Quindi tribulate solo di più, guardate sempre l'immagine. A questo punto l'immagine mi dice che devo metterla così. Perfetto. Qui abbiamo uno spazio, vedete? Ok? Ci dice che ci necessita di una vite FM. Andiamo a prendere la vite FM, eccola qui, ne prendiamo una. Stesso lavoro, ragazzi, la bagniamo nel grasso e andiamo a crearci il filetto. Va bene? Questa lasciatela qui poi, una volta che l'avete avvitata fino in fondo, la svittate un po' e la lasciate lì. Va bene, ragazzi? Poi vediamo cosa ci dice ancora. La chiudiamo. Credo di aver creato tutti i filetti. Perfetto. A questo punto abbiamo fatto già tanto. Ci siamo creati tutti i filetti. Andiamo quindi a montare il nostro pezzo. Cioè questo. Ecco il mio gattino Michelangelo. Un attimo solo, ragazzi, perché altrimenti mi fa da colonna sonora con i suoi miagolii. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Se nel frattempo magari avete piacere di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, Michele, ma quanto è contento, ragazzi. Allora, torniamo a noi. Disponete sempre il pezzo come in figura, che in questo caso è correttamente questa la posizione. Prendiamo la traversa anteriore e andiamo ad adagiarla nel suo spazio. Lo capovolgiamo e andiamo a inserire due viti FM. Ne prenderò una sola perché l'altra, come potete vedere, è già qui. E andiamo a fissarci la traversa anteriore al nostro bellissimo telaio. Non avvitate subito tutta un'unica vite, ma puntatela soltanto e poi procedete al montaggio dell'altra. Serriamo anche la prima vite, controllate che non balli la traversa anteriore, il montaggio della traversa è finito. A questo punto guardiamo sempre il disegno e ci dice di prendere la traversa posteriore, eccola qui, e di andarla ad appoggiare in questa maniera. Non importa, ragazzi, se la mettete così o così, non importa, va bene in tutti e due i modi. Ovviamente non potete sbagliarvi, la posizione corretta è questa. E andiamo a fissarla con due viti HM. Eccole qui.
una, per farla entrare, spingete all'interno il telaio e lei entra subito. E 2. Perfetto. E da questa parte abbiamo terminato, anzi no, ci dice di montare il serbatoio di assorbimento dei vapori benzina con il suo relativo tappo. Allora, guardate bene. Qui abbiamo un piccolo segmento all'interno, un dentino. Qui ovviamente abbiamo lo spazio dove andrà inserito questo dentino. Non potete sbagliarvi, guardate, senza neanche guardare, inserite il primo perno, ok? E poi mentre premete lo fate girare, eccolo qua, e lui si fermerà nella posizione corretta, che infatti, come potete vedere dal disegno, vedete, è questa, non potete sbagliarvi. Ci dicono di montare dopo il tubo, ma noi lo montiamo prima. Provate a inserire il tubo all'interno, io ovviamente l'ho già scaldato, ma voi provate a inserirlo. Se entra con troppa facilità come questo, o mettete della colla, ma vi sconsiglio l'attack, e insomma io la colla la sconsiglio, perché l'attack, il collante Loctite, il ciano acrilico, tenderà poi a cristallizzare la gomma col tempo, si spezzerà la gomma e questo vi rimarrà staccato. Quindi, guardate, accendo, attenzione, basta, premo, eccolo qua. A questo punto farò anche quasi fatica a farlo entrare. Perfetto, provate a tirare e vedrete che se avete scaldato e chiuso subito sarà anche duro da tirare fuori. Perfetto, a questo punto giriamo pagina. Ragazzi, una sola cosa, piuttosto mettete della colla da modellismo, perché sì, per me è facile fare queste cose, però voi potreste creare danno al tubo, quindi ecco, magari considerate che se non siete proprio capaci evitate di usare questo, mettete della colla, basta che non sia Loctite, perché è ovvio che tiene subito, ma col tempo si cristallizza e vi si stacca. Allora, adesso siamo arrivati a pagina 14, va bene? Mettiamo sempre come in figura il nostro pezzo, eccolo qui, così, fatemi vedere, un attimo solo, infatti, guardate sempre i pezzi sopra, cioè questi e questi sui disegni, così non vi potete sbagliare. Questo va messo in questa maniera, eccolo qua. Perfetto ragazzi, guardate la semplicità adesso, guardate questo pezzo, lo prendete, i pezzi rivolti verso l'alto, ricordatevi che se l'avete montato correttamente, questo pezzo dovrà essere dalla parte di questo perno. Sto cercando di mettere questa immagine benedetta a fuoco e non ce la faccio. Mamma mia. Va bene, si vede? Questo? Perfetto, da questa parte. Guardate che semplicità. Entrate qua sotto questa barra, non sopra, dovete andare sotto, vedete? Sotto. Fate questo lavoro qui. Ecco qua. Perfetto. La portate in avanti e andate a fissarvi i supporti, questi, per la barra di supporto. Scusate il giro di parole, ma questo è. Ah no, sono le staffe, non i supporti, chiedo scusa.
andate a fissarvi le staffe che terranno la barra di supporto. Questa lasciatela lì un attimo, non centrate i buchi come vi dicono nelle istruzioni, non fate niente di tutto questo, ma prendete invece due viti AM che, se avete dato retta a Michele, vi siete già creati i filetti. Quindi due viti AM, eccole qui, e andate a montarvi una barra, un supporto da una parte, quindi lo appoggiamo sopra i due fori, così, ecco qua, e andiamo a mettere una vite dalla parte destra. La andiamo soltanto a puntare senza stringerla. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Prendiamo quest'altro pezzo, lo andiamo ad appoggiare di qua, sempre la nostra vite AM, e la mettiamo sempre dal lato destro. Senza vitarla tutta, ovviamente. A questo punto prendiamo altre due viti AM e le prepariamo qui. Perfetto. Adesso prendiamo la barra di supporto, guardate, alziamo le staffe e le inseriamo sotto. È ovvio, ragazzi, che se fate fatica a farla entrare dovete allentare un po' la vite che avete messo. Questo procedimento che vi faccio vedere, di mettere la vite prima con la staffa, vi aiuta a tenere subito fermo questo. Fate la stessa cosa da questa parte. E adesso vi faccio vedere una cosa. Mettiamo subito le altre due viti, le AM, quindi finiamo di mettere le altre due di 4. Spingete un po' in là questa leggermente perché è plastica, non esagerate, quanto basta perché passi il cacciavite. Allora, per avvitare, ricordatevi, una volta che avrete creato il filetto, diversamente non serve quello che vi sto facendo vedere adesso, girate il cacciavite al contrario, quando sentite il tac vuol dire che ha preso il filetto. Ecco qua. Non stringete forte, ve lo dicono anche sulle istruzioni, perché successivamente nelle prossime uscite dovremo andare a bloccare il pezzo diversamente, nel senso che, guardate, questo andrà tirato su, vedete? Andrà tirato su e avvitato con due viti qua sopra, che adesso non dobbiamo fare. Adesso guardate un po', avvitate un po' bene, senza stringere forte, perché ripeto, poi sarà da allentare leggermente, non da togliere, da allentare, e guardate se avete montato correttamente cosa troverete. Così non mi potete dire, anche se faccio i filmati lunghi, che non vi spiego tutto, ragazzi, ma se voi andate avanti con i filmati è normale che poi vi perdete dei passaggi. Per montare questo senza spiegare niente ci vogliono 7-8 minuti, ve lo garantisco, perché io, per poter aver fatto tutto questo prima, l'ho già montato e rismontato. Avete visto che non ho aperto il blister perché era già aperto, l'ho solo sfilato dalla cellophane proprio per aiutarvi. Quindi questo lo dico perché è inutile che continuiate a dire, non tutti, per carità, ragazzi, i video sono lunghi per questo motivo. Poi c'è chi è più esperto e non ha bisogno di guardare Michele, però mi auguro che quelli un po' meno capaci possano trovare in Michele una persona che chiaramente, ragazzi, non vi dà né pane né acqua, ma vi dà un po' di serenità e tranquillità nel montare correttamente un modello, cercando di evitare possibili danni. Ok, ragazzi, tornando a noi, quando avrete fatto tutto, dovrete guardare che qui ci sia il perno che usciva fuori, quello che vi ho fatto vedere. Lo vedete? Eccolo qua. Uno di qua, ovviamente, e uno di là, al di là di questa staffa.
Io ragazzi sto guardando attraverso il cellulare, non vedo se si vede, perché è veramente difficoltoso fare questo montaggio. Eccolo qui. Tutti i montaggi che sto facendo attraverso il cellulare sono difficoltosi, perché spiego tutte le dinamiche possibili. Eccolo qua, vedete? Se avete questo che si vede e questo che si vede di qua come perno, avete montato tutto correttamente. Abbiamo quasi finito, meno male ragazzi. A questo punto passiamo all'ultima fase di montaggio e ci dice, guardiamo sempre il disegno, eccolo qua, di girare questo così. Perfetto. Prendiamo dove l'abbiamo messa, eccola qui, prendiamo il serbatoio di assorbimento dei vapori della benzina e andiamo a collocarlo nel suo spazio, che è qui. Vi ricordate che avevo lasciato la vite inserita? Comunque la vite, come è spiegato perfettamente nelle istruzioni, è la FM. Andiamo quindi, aspettate perché questo me lo gira così, facciamo come ci dice in figura. Questo pezzo qua sopra e questo qui. Quindi andiamo a montare questo in questa maniera. Ok, perfetto. Ah, ecco, mi sembrava. Ho detto, Michele, cosa hai combinato? No, è giusto, è qua. Eccolo qui, vedete? No, che vedete? Non si vedeva niente. Ok. Vite FM. Ecco qua. Perfetto. Questo è il montaggio finale. Vedete? Queste poi andranno messe qui, in questi fori. Non in questo, ma in questo. Queste andranno messe poi così. Avvitate lì. Va bene ragazzi, penso di avere finito, meno male. Ok. Ecco qua. Adesso, per chi ha piacere, sapete che Michele dà la possibilità di poter leggere i contenuti scritti all'interno del fascicolo per coloro, ovviamente, i quali o per una ragione o per l'altra non hanno fatto questa collezione. Successivamente farò anche vedere il punto in cui siamo arrivati con tutti i montaggi dal numero 1 al numero 7. Va bene ragazzi? Ci vediamo a breve. Eccoci nuovamente qua ragazzi, pronti alla lettura del fascicolo? Perfetto. Qui abbiamo la prima pagina dei numeri utili e i vari servizi. Adesso io ovviamente non parlerò perché c'è poco da parlare. Qui è come essere in biblioteca ragazzi, silenzio assoluto. Però mi raccomando ragazzi, se avete piacere, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E ricordatevi che ogni video è sottotitolato in 26 lingue, così da poter consentire a chiunque lo desideri di comprendere non soltanto le immagini, ma anche i contenuti verbali. Date anche un'occhiata alla mia playlist. E poi, che dirvi ragazzi, grazie. Ho superato le 100.000 visualizzazioni totali e sono quasi arrivato a 900 iscritti ed è ovvio che è tutto merito vostro. La vita del canale siete voi. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore, davvero. Ho detto che non dovevo parlare. Sembra una radio. Mi taccio. No dai, però una cosa la devo dire ancora ragazzi, lo dico sempre ma non posso farne a meno.
Questi fascicoli sono un valore aggiunto ai modelli che sono già belli di suo. C'è la storia di questa macchina, della serie televisiva di Starsky Hutch e tante altre notizie importanti, curiosità. Insomma, è qualcosa che completa il modello. Questo ovviamente lo abbiamo già visto, è il contenuto del fascicolo e qui le fasi del montaggio. Abbiamo quasi finito, dopodiché il tempo di prendere i pezzi e farò una rappresentazione del punto in cui siamo arrivati ad oggi, con questa meravigliosa, mitica, iconica macchina. Ecco qui. Prossima uscita, numero 8, tutti i pezzi per montare il telaio anteriore. E sapete che Michele ha sia il numero 8 e sia il numero 9. Spero di riuscire a presentarveli già questa sera. Va bene ragazzi, adesso preparo e ci vediamo subito dopo. Eccoci qua ragazzi, guardate cosa non è questo modello. Guardate cosa non è questo modello. Bellissimo, metallo. Che meraviglia. Il telaio che abbiamo appena, su cui abbiamo appena lavorato. Una ruota montata che io ho riposizionato nel blister per proteggerla, il lampeggiante, ma guardate, beh ragazzi, con queste splendide immagini, montaggio fino al numero 7 di questa mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8, edizione Hachette. Michele vi saluta, ringrazia voi con tutto il suo cuore. Scusate ragazzi, non guardate la qualità delle immagini, che non posso dire parolacce di cosa fanno, se no già mi guardano poco. Se dico parolacce YouTube mi banna e ciao. Ma date, non so, insomma, cercate di dare un valore, se valore ne ha, ai contenuti. Speriamo che crescendo Michele riesca anche a migliorarsi a livello di qualità di video, mettere una bella musichetta, come tanti mi dicono, grazie ragazzi, e fare anche un montaggio delle parti un po' da tagliare, da lasciare, insomma, ecco, fare dei video un po' più decenti. Ragazzi, grazie veramente. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!